Ciao hackerini e hackerini! Pensate all'ultima volta che avete aperto un'app o cercato qualcosa online. Tutto sembra immediato, vero? Digiti l'indirizzo e puff! Il sito si apre, pronto per leggere, comprare o guardare i tuoi video preferiti. Spero i miei. Ma dietro questa velocità c'è un sistema fondamentale e complesso che lavora senza sosta. Un po' come un criceto nella ruota, sempre a correre senza mai riposare. Ecco, quel criceto è il DNS. È la rubrica telefonica di internet. E fidatevi, se il DNS un giorno decidesse di scioperare, addio YouTube, addio Instagram, addio tutto, rimarremmo lì a fissare il muro, chiedendoci dove abbiamo sbagliato nella vita. Ecco, oggi scopriamo come funziona davvero questa magia. Cosa succede quando scrivi un indirizzo come google.it e come fa il tuo computer a trovare il vero Google e non finire su qualche pagina farlocca. Torniamo indietro negli anni 80, capelli cotonati, modem rumorosi e un file chiamato host.txt. Era letteralmente una lista scritta a mano di tutti i siti e dei loro indirizzi IP, tipo l'agendina della nonna con i numeri di telefono dei parenti. Solo che internet cresceva e l'agendina non bastava più, serviva qualcosa di automatico, distribuito ed intelligente. Così nel 1983 nasce il Domain Name System, il DNS. L'idea è semplice, noi umani ricordiamo nomi come pippo.it, cioè il dominio. I computer invece parlano in numeri come 192.168.1.1, cioè l'indirizzo IP. Il DNS è il traduttore simultaneo tra questi due mondi. Senza di lui dovresti ricordarti l'IP di ogni sito che visiti. Sarebbe come provare a chiamare tutti i vostri amici ricordando ogni numero di telefono a memoria. Almeno per me, che non ricordo cosa ho mangiato ieri, è impensabile. Questo perché ogni sito web vive su un server, un computer da qualche parte nel mondo che aspetta le tue richieste. Quando vuoi vedere il sito dei magici gattini, il tuo browser deve conoscere l'indirizzo IP del server che lo ospita. Ed è qui che entra in gioco il DNS. Prende il nome facile, come google.it, e lo converte nell'indirizzo IP giusto. Ma non è una conversione diretta, è un vero e proprio viaggio. Ecco, ora vediamo proprio questo viaggio passo dopo passo. Immagina di dover chiamare Poste Italiane ma di non ricordarne il numero. Prima cerchi nella tua agendina. Se lo trovi, bene. Se no, chiedi al tuo assistente personale. L'assistente controlla la sua agendina. Se non trova il numero dice non ce l'ho, ma te lo trovo io, non ti preoccupare. Prima consulta il grande archivio dei prefissi internazionali che risponde non conosco il numero di Poste Italiane, ma so che è italiano. Chiama l'ufficio Pagine Bianche per l'Italia. L'assistente chiama quindi l'ufficio Pagine Bianche italiano, che dice non ho il numero preciso, ma so che è gestito dai tecnici ufficiali di Poste Italiane. Ecco il loro contatto. A questo punto l'assistente chiama l'ufficio tecnico di Poste Italiane, che finalmente risponde con il numero giusto. L'assistente lo salva nella sua agendina e te lo passa. Così finalmente puoi chiamare Poste Italiane per chiedere del tuo pacco che purtroppo non è ancora arrivato. Tutto questo teatrino succede davvero, ma in digitale. Quando scrivi google.it, il tuo computer fa esattamente lo stesso percorso. Controlla la cache locale, cioè la sua agendina. Se non trova nulla, chiede al resolver DNS, che è il suo assistente. Di solito questo server te lo fornisce il tuo internet provider, l'azienda che ti dà la connessione, tipo Team o Fastweb. Il resolver guarda nella sua cache. Se non trova niente, si rivolge ai root server, proprio come l'archivio dei prefissi internazionali. Questi sono i saggi di internet e sono distribuiti globalmente. Anche se si dice che ci siano solo 13 root server, in realtà ce ne sono centinaia di copie distribuite nel mondo e i loro indirizzi sono come scolpiti nella memoria del resolver. I root server non sanno dove sia google.it, ma indicano i server TLD, quelli del dominio.it. Questi server TLD sono diversi per ogni estensione, quindi ci saranno quelli responsabili per .com, quelli per .it e così via. Oggi esistono più di 1500 TLD diversi, inclusi quelli strani come .pizza o .ninja. I server TLD, come l'ufficio Pagine Bianche, dicono non abbiamo l'IP, ma chiedi ai server autoritativi di Google. Loro lo sanno. I server autoritativi, che sono come l'ufficio tecnico di Poste Italiane, sono gestiti direttamente dal proprietario del dominio e hanno le informazioni ufficiali. In questo caso i server autoritativi sono proprio gestiti da Google e quindi rispondono con l'indirizzo IP esatto, anche perché se Google non sapesse dov'è Google saremmo messi molto male. Il resolver salva il risultato nella cache e lo comunica al tuo computer, che può finalmente fare la richiesta all'indirizzo IP giusto. E tutto questo avviene in meno di un secondo. Incredibile, vero? Ma aspetta, se tutto questo viaggio accade miliardi di volte al giorno, come fa internet a non esplodere? Il segreto è proprio nella cache. Immagina infatti cosa succederebbe se ogni volta che qualcuno nel mondo scrive google.it si dovesse rifare tutta la trafila. Tutti i server nella catena sarebbero sommersi di richieste. Un disastro. Proprio per questo la cache è fondamentale. Funziona come un gigantesco ammortizzatore. Se 100 persone cercano google.it nello stesso minuto, solo il primo
primo attiva la catena, gli altri 99 ottengono la risposta immediatamente dalla cache del resolver. Ma la cache non è eterna. Ogni indirizzo IP salvato ha una data di scadenza, che serve a garantire che se il sito cambia server, il tuo PC lo scopre in tempo breve. Quando scade, il resolver deve ricominciare il viaggio per assicurarsi che l'indirizzo sia ancora quello giusto. È un po' come controllare l'indirizzo del tuo ristorante preferito prima di andarci. Magari si è trasferito e se non verifichi rischi di arrivare davanti al locale vuoto. Ma come dicevo, il DNS è stato progettato decenni fa, pensando più a farlo funzionare che a renderlo sicuro. E questa sua natura un po' ingenua lo rende un bersaglio perfetto per gli hackerini. Uno degli attacchi più comuni e viscidi è il DNS cache poisoning, l'avvelenamento della cache. Immagina se un hackerino riuscisse ad ingannare il tuo assistente personale, cioè il resolver, facendogli salvare un indirizzo IP falso per il sito della tua banca. Tu digiti l'URL giusto, ma il DNS avvelenato ti manda su un sito clone, identico all'originale. Inserisci le tue credenziali e, il danno è fatto. Hai appena dato le chiavi di casa ai ladri. Oppure un altro attacco è il DNS hijacking o dirottamento. Qui l'hackerino invece prende il controllo del tuo router o installa un malware sul tuo PC per cambiare le impostazioni DNS. Il risultato è lo stesso. Vieni reindirizzato a siti malevoli senza accorgertene, anche se l'URL nella barra degli indirizzi sembra corretto. Ma esistono anche attacchi su larga scala. Ad esempio, gli hackerini usano server DNS non protetti per mandare una quantità enorme di richieste ad un sito web, fino a mandarlo offline per tutti. Questo è il classico attacco denial of service. Ho fatto un video su questo, se vuoi saperne di più vallo a recuperare. Inoltre il problema principale del DNS tradizionale è che le richieste viaggiano in chiaro. Sono come una cartolina senza busta che chiunque lungo il percorso può leggere o addirittura modificare. Non proprio il massimo della privacy. Per sistemare questo buco di sicurezza sono nati due nuovi standard, DNS over TLS e DNS over HTTPS. La loro missione è semplice ma potente: cifrare le richieste DNS, proprio come mettere quella cartolina dentro una busta sigillata, così nessuno può sbirciare dove stai cercando di andare su internet. Non tutti li usano ancora, ma la situazione sta migliorando. Molti browser, sistemi operativi e servizi DNS moderni come Google li supportano già. E qui viene spontanea una domanda: ma quindi posso scegliere io quale DNS usare? La risposta è sì. Ed è anche più semplice di quanto sembri. In genere puoi cambiare il DNS che usi nelle impostazioni sul tuo PC o sul tuo router. Su Windows, ad esempio, basta andare sulle impostazioni rete ed internet, cliccare con il destro sulla connessione che vuoi cambiare e andare su proprietà, e poi selezionare protocollo internet versione 4. Nella parte bassa della finestra troverai la voce per inserire manualmente i DNS. Lì puoi mettere il DNS che preferisci, come 8.8.8.8, che è quello pubblico di Google. Cambiandolo non userai più il DNS del tuo internet provider, ma uno alternativo. Ma perché cambiarlo? Ci sono tre motivi principali. Per la velocità, alcuni DNS pubblici sono più rapidi di quelli dell'internet provider e rendono la navigazione più scattante. Poi, per la sicurezza, molti hanno filtri che bloccano siti pericolosi o di phishing prima ancora che tu li apra. Ed inoltre, come detto, il DNS del tuo internet provider potrebbe non usare la cifratura. Ed infine per la privacy, alcuni rispettano di più la tua riservatezza e possono aggirare blocchi o censure locali. In pratica, cambiare DNS è come cambiare corsia in autostrada. La macchina è la stessa, ma a volte trovi quella più veloce, più sicura e con meno traffico. Ecco svelata la magia. Quel gesto così semplice, digitare un indirizzo web, scatena una coreografia invisibile che attraversa il mondo in un soffio. Un sistema che, nella sua genialità, nasconde complessità e anche qualche debolezza. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al canale per altri contenuti sul magico mondo della cybersecurity. Ciao, alla prossima!